Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Quando il narcisista è aggressivo con te e cosa fare se lo è? Hai rilevato episodi di particolare aggressività nel tuo partner che reputi narcisista o con una personalità particolarmente manipolativa e forse narcisistica? Ci sono molti studi che sono stati condotti recentemente sull'aggressività in correlazione al narcisismo. È stato riscontrato anche che ogni tipologia di narcisismo si correla in diversi gradi all'aggressività, anche dove non ci sia un particolare grado di narcisismo, ma solo tratti pronunciati di narcisismo. Sono stati esaminati ben 437 studi che tutti insieme raccolgono più di 123.000 partecipanti alla ricerca. L'aggressività prevedeva ogni tipo di manifestazione, da quella fisica, verbale, diretta, indiretta, anche su persone deboli. Le persone con una maggiore scala rilevata di narcisismo sono rilevate in queste ricerche che sono state effettuate le più aggressive, ma l'aggressività era elevata anche, ad esempio, nei narcisisti covert e tutti manifestavano la loro aggressività maggiormente rispetto ad altre persone non narcisiste, indipendentemente dal fatto che fossero state provocate o meno, anche se il tasso di aggressività era molto maggiore quando i narcisisti si sentivano certamente provocati, ma anche nel caso dell'essere ignorati, ad esempio, o quando insultati. I risultati di questi studi evidenziano il fatto che il narcisismo potrebbe essere un fattore di rischio per atti estremamente violenti, come le sparatorie di massa e di gruppo. È stato preso in considerazione anche il fatto che ci possa essere un legame con le diverse società in cui vivono le persone più aggressive e che, ad esempio, paesi più individualistici come gli Stati Uniti potrebbero favorire l'espressione o la maturazione dell'aggressività individuale, ma sembra che anche in paesi ritenuti più collettivistici siano presenti dati statistici non molto diversi di quelli rilevati per quanto riguarda l'aggressività di individui che risiedono negli Stati Uniti. Ogni caso di narcisismo va preso certamente a sé, perché anche un narcisista apparentemente mite e introverso potrebbe reagire in certi casi in modo particolarmente violento e viceversa un narcisista overt e perverso può essere in grado di contenere la rabbia e l'aggressività. Ma di norma un narcisista overt e perverso è meno inibito nell'espressione della propria rabbia, che può sfociare in atti anche molto violenti. Da notare anche però che la perversione di un narcisista maligno è tale che il più delle volte trae maggiore soddisfazione negli abusi psicologici più silenti e meno vistosi, rilevabili se non alquanto violenti, però per la vittima che li subisce. Pensiamo al gaslighting, ad esempio, e al silenzio punitivo, come l'ho definito personalmente nel 2017. Sono azioni predilette di un narcisista maligno che un po' come fa il gatto col topo, prima tramortisce il topolino e poi ci gioca, per poi ridurlo in fin di vita. Spesso è proprio come una specie di gioco perverso in cui il narcisista maligno o perverso vuole vedere fino a che punto la vittima possa accettare le sue vessazioni in ragione del suo attaccamento per lui. Se hai o hai avuto a che fare con un narcisista maligno, sicuramente hai dovuto subire questi test perversi. Vedi anche il video recente sul canale. Il narcisista è un suo test perverso. Cosa fare quando il narcisista trascende di matto, inveisce contro di te, magari vuole intimidirti o usa altre violenze su di te e comunque si dimostra particolarmente aggressivo con te? Se agisce in quel modo, non meno anche per intimidirti, a maggior ragione stai tranquilla, mostrati calma, per niente impressionata e usa l'ironia, che è sempre un'arma potentissima in questi casi. Non importa quanto sottile, la cosa più importante è che tu faccia vedere che sei nel pieno controllo di te e che ci vuole ben altro per impressionarti o farti perdere la pazienza. Se lui si comporta così è un problema suo e non tuo. E se persiste nei suoi modi, digli tranquillamente che parlerete quando si sarà calmato, così potrete capirvi meglio.
Possiamo sempre approfondire in altra sede, per questo puoi contattarmi, trovi i riferimenti sotto nelle note. Ti abbraccio forte, sempre felicissima di leggerti e di rispondere anche alle tue domande. Ti abbraccio forte, a presto, ciao ciao ciao.